Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati nel mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come realizzare un banco fresa scomparsa per i vostri laboratori. Se anche voi come me avete un laboratorio di piccole dimensioni e non avete spazio per realizzare una parte adibita in maniera definitiva e stabile a banco fresa, allora sicuramente questa soluzione che ho trovato io sarà assolutamente utile per il vostro scopo. Venite subito con me, seguitemi e andiamo a realizzare subito il nostro banco fresa scomparsa, che non sarà altro che un'estensione dei nostri banchi da lavoro. Allora ragazzi, essendo il nostro banco fresa un upgrade del nostro banco da lavoro, partiamo appunto dal nostro banco. Ecco che quindi prendiamo un'altra tavola, nel mio caso di abete, quindi stesso spessore. Le dimensioni sono un po' diverse, ma nessun problema perché andremo adesso a rifilarle, quindi andremo a ritagliarle. Allora, prima di tutto andiamo a lavorare sul sistema di ancoraggio, quindi attraverso due cerniere. Cerniere che ci permetteranno di rendere basculante il nostro banco da lavoro, quindi il nostro banco fresa, e di diventare un banco a scomparsa, quindi andare perfettamente a filo col banco. Quindi mettiamo le nostre cerniere, mi raccomando, quando andate a fissarle fate prima un piccolo foro con una punta di piccolissime dimensioni, in modo da andare ad agevolare l'ingresso della vita e non spaccare il legno. Poi andiamo a ritagliare a misura quello che è il pannello che abbiamo acquistato. Nel mio caso il banco ha una larghezza di 80 cm, le tavole sono di 1 metro, quindi andiamo a togliere 20 cm che ovviamente andiamo a conservare per eventuali nuove lavorazioni dove potremo utilizzare quel ritaglio. E andiamo a fissare l'altro lato della cerniera sul banco nuovo. Assicuriamoci che sia perfettamente a filo con l'altro. Mettiamo sotto una gamba mobile, così adesso volante, per tenerlo dritto, e andiamo a iniziare a lavorare su quello che è la parte della fresa. Per fissare la fresa al banco ho deciso di utilizzare una piastra di bachelite. Una volta tagliato a misura, quindi la misura della piastra di bachelite dovrà essere un po' più grande rispetto a quello che è le misure della fresatrice compresa di manici laterali, anche perché noi non andremo assolutamente a smontare i manici e tutto il resto, ma andremo ad incassarla in modo che possa essere anche smontata e utilizzata come fresatrice normale. Quindi prendiamoci tutte le misure per lo scasso. Allora io ho deciso di creare un bordo su cui fissare poi la piastra di bachelite, quindi andremo a prendere il perimetro della piastra e andremo a fare un piccolo scasso della misura o della profondità, se così è più semplice da comprendere, pari a quella dello spessore della piastra in bachelite, in modo da avere una piastra a filo col resto del legno, ma comunque ancorata saldamente su quello che è il banco. Ecco qui quello che vi dicevo. Prendiamo la misura. Nella vostra fresa ovviamente avrete tutti i sistemi di regolazione e andiamo a fresare quello che è lo scasso su cui andare a appoggiare poi la nostra piastra di bachelite. Sto usando una guida della Parkside che mi permette di fare quantomeno il perimetro in maniera precisa e perfettamente dritta. Dobbiamo fare comunque un lavoro pulito, perché l'estetica comunque ha la sua importanza, e poi comunque uno scasso perfettamente dritto ci permette di fissare saldamente la nostra piastra. E il nostro scasso è praticamente terminato. Adesso non ci resta che andare a togliere la parte centrale, che è quella dove poi entrerà la nostra fresa. Quindi sempre con la nostra fresatrice, con la punta ovviamente completamente fuori, andremo a creare quello che è l'incisione. Io ho usato la fresatrice perché mi trovo bene, potrei usare tranquillamente un seghetto alternativo,
o altri metodi. Io mi sono trovato bene così. Adesso, siccome la fresatrice, ovviamente la fresa ha delle punte tonde e la nostra piastra in bachelite ha degli spigoli 90 gradi, andiamo ad addolcirli un po'. Usiamo questa mola per andare ad ammorbidirli un po'. Potete usare tranquillamente una lima o una raspa, non è un problema. E come vedete entra perfettamente nell'alluggio. Come vedete lo scasso permetterà di poggiare sopra la piastra in maniera stabile e salda, e nel buco poi andrà inserita la nostra fresa. Con la levigatrice mouse andiamo a togliere tutte le eventuali impurità e sporcature o truccioli che possono essere rimaste dalla fresata e andiamo a fare la prova di alloggiamento. Ecco qui, perfettamente a filo. Adesso, per fissare la nostra fresa sulla piastra in bachelite, dovremo andare a togliere quello che è la piastrina che c'è sul fondo della fresatrice, anche per ridurre lo spessore. Andiamo poi a prendere il segno delle viti, quindi quelle su cui era fissata la piastrina in dotazione con la fresatrice, e andiamo a replicare gli stessi fori sulla nostra piastra in bachelite. Andiamo quindi a forare. In questo caso il foro dovrà essere più grande rispetto al diametro delle viti di fissaggio della fresatrice, altrimenti andremo a creare delle frizioni anche sulla piastra in bachelite e non ne abbiamo bisogno. Andiamo quindi ad allargare ulteriormente i fori e successivamente con la punta per svasare andiamo a creare delle svasature in modo che le viti entrino e stiano perfettamente a filo con la superficie della piastra. Non dobbiamo avere alcun tipo di attrito né alcun tipo di disidrato, deve essere perfettamente a filo. E adesso facciamo il foro centrale. Io sto usando una punta Forstner da 30 mm che mi permetterà di fare il foro centrale da cui poi andrà a uscire la punta della fresatrice. Ecco, adesso andiamo a forare, perché è vero che abbiamo fatto lo svaso per lo scasso per inserire la piastra, però poi è giusto ancorarla con delle viti perché deve essere perfettamente ancorata sul banco da lavoro. E a questo punto andiamo a fissare la nostra fresa direttamente sulla piastra in bachelite. Inseriamola dentro, avvitiamo la nostra piastra sul banco e andiamo a lavorare sulle gambe, quindi con la nostra troncatrice o con un seghetto, come preferite. Andiamo a tagliare a misura le nostre gambe. Tagliate a misura le gambe, adesso andiamo a lavorare sul fissaggio tra di loro. Per unirle ho deciso di usare il sistema della mortase e del tenone. Adesso andiamo a lavorare prima sul tenone. Niente di particolare, ragazzi, potete usare tranquillamente, viste le misure, viste le dimensioni del lavoro, tranquillamente potete farle con un seghetto con una rioba. Quindi io andrò a creare la misura, quindi prima tutto il perimetro, la traccia di quello che è da rimuovere, e poi attraverso una rioba andremo a rimuovere tutta la parte di legno che non ci serve. Questo metodo ci permetterà di fissare le gambe tra di loro senza l'impiego di viti e di altri mezzi di fissaggio meccanico. Mi raccomando, ragazzi, cercate di essere molto precisi quando fate queste lavorazioni. Più siete precisi e più sarà saldo il fissaggio tra le parti.
E adesso tutta la parte superiore andiamo a togliere la parte laterale. Ecco qui. Ovviamente ripetiamo l'operazione su tutti gli altri lati. Una volta fatti i 4 tenoni, sì, andiamo a lavorare sulle mortase. Quindi diciamo che per fare la mortasa sarebbe meglio usare una mortasatrice. Io però non ce l'ho e quindi mi sono arrangiato in maniera assolutamente artigianale, quindi attraverso uno scalpello e attraverso una punta di tavola. Quindi andiamo a calcolarci la profondità di scasso e andiamo a fare il primo foro. Quindi ho deciso di fare dei fori lungo il perimetro per tracciarmi i margini, prima con delle punte, una punta piccola e poi con una punta più grossa per andare a fare dei fori per rimuovere la maggior parte del legno, ovviamente. Ecco qui. E andiamo a rifinire il lavoro con uno scalpellino per legno. Andiamo a rimuovere tutto il legno in eccesso. Facciamo una prova di fissaggio per vedere se il foro è corretto, se si incastra bene, eventualmente vedete c'è da rimuovere un altro po' di legno e andiamo a rimuoverlo senza problemi. L'abete è un legno facilmente lavorabile, molto morbido, molto malleabile. E andiamo a completare poi il fissaggio con del vinavilo, quindi con la vinilica inseriamola all'interno della mortasa e poi sul perimetro del terone, in modo da essere sicuri che si vada a fissare completamente sul legno. Devo esercitare un po' di pressione per essere sicuri che il nostro terone entri all'interno della mortasa in maniera completa. Battiamo con un martellino. Ripetiamo ovviamente l'operazione anche sugli altri lati e sull'altro tenone. E lasciamo asciugare poi la colla. Quindi andiamo, ecco come vedete, mettiamo la colla anche sull'altro lato. Togliamo eventuali eccessi di colla. E andiamo poi a richiudere il tutto, quindi a mettere anche la parte superiore. Quindi mettiamo la colla anche nelle altre due mortase per poi andare a richiudere tutto quanto e lasciarlo in pressione per almeno 24 ore, così siamo sicuri che la colla sia bene asciutta e le parti siano perfettamente ancorate tra di loro. Ok, passate 24 ore, le nostre gambe sono perfettamente salde tra di loro e possiamo andare a lavorare sul fissaggio. Per quello ho deciso di utilizzare due viti, quindi il fissaggio in questo caso lo facciamo meccanico perché le gambe devono poter essere rimosse affinché il banco possa essere richiuso. E volevo un fissaggio stabile perché quando stiamo lavorando non è bello se il banco fresa e non è neanche sicuro se il banco fresa ci cade sulle gambe. Quindi deve essere perfettamente ancorato. È perfettamente saldo.
facciamo sempre i nostri soliti scassi con le nostre svasature con la nostra punta per svasare, in modo che tutte le viti che ci sono sul banco fresa vengano perfettamente a filo o addirittura incassate all'interno del legno. E adesso che abbiamo fatto le nostre gambe andiamo a lavorare sul sistema di ancoraggio per permettere al nostro banco di rimanere chiuso quando non ci serve appunto utilizzarlo. Per l'ancoraggio ho deciso di utilizzare un sistema magnetico, quindi metterò due calamite, una sulla gamba del banco da lavoro e una sul pannello del banco fresa, quindi sul banco fresa appunto, nella parte ovviamente inferiore nascosta. Utilizzerò due calamite cilindriche e utilizzerò una punta Forstner da 25 mm per andare a fare il foro e incassarle. Un goccio di vinilica e andiamo a fissare il nostro magnete sul banco direttamente. Perfettamente a filo con la gamba del banco. E facciamo la stessa operazione anche nella parte inferiore del nostro banco fresa. Anche lì un goccio di vinilica, tenetelo pressato per almeno 24 ore, anche in questo caso utilizzate un morsetto e tenetelo fissato. E adesso il nostro banco da lavoro è finito. Ovviamente qui vedrete che è comparso anche un interruttore di accensione e spegnimento. Per quello vi rimando al prossimo video dove farò un approfondimento in merito. Per adesso il nostro banco fresa è finito. Come vedete, come rimuoviamo la gamba, il nostro banco fresa rimane perfettamente unito al nostro banco da lavoro originario. Il magnete ci permette di avere un banco compatto e il sistema a cerniera, quindi così a scomparsa, ci permette di avere sicuramente un'area di lavoro perfettamente sfruttabile, quindi quando non abbiamo bisogno del banco fresa possiamo tranquillamente richiudere il ripiano e avere il nostro banco da lavoro con tutto lo spazio che quello ci concede, insomma, ci concede di avere. Allora ragazzi, come sempre, se il mio video vi è piaciuto vi invito a mettere mi piace qui sotto, iscrivervi al canale e attivare la campanella per stare sempre aggiornati su tutte le mie pubblicazioni. A tal proposito rimanete collegati perché il prossimo video riguarderà il collegamento dell'interruttore e avremo anche altre lavorazioni riguardanti il banco fresa, come ad esempio la guida che ci permetterà di fare delle fresate perfette e il sistema di sollevamento della fresa stessa. Vi auguro una buona continuazione sul canale e un buon proseguimento.